Benvenuti miei cari anche oggi per un tutorial semplice ma di grande effetto. Oggi realizziamo insieme questo berretto che nel mio caso lo faccio in una misura di 0,3 mesi, ma lo sviluppo è praticamente semplicissimo, che possiamo farlo per bimbi più grandi, quindi anche per ragazzi, ma anche per adulti. Allora, come si sviluppano le misure? Quindi se io devo aumentare la mia misura, il mio cappello, devo aumentare per ogni misura in più 1 centimetro. Quindi se metto su 35 catenelle per l'altezza del mio cappello, 1 centimetro in più sarà 37 catenelle nel mio caso, perché ogni 2 catenelle è 1 centimetro. Quindi se è 22 centimetri sarà 23 centimetri. Quindi il discorso catenelle e centimetri è totalmente diverso, perché può darsi pure che avete una lana più sottile e voi dovete mettere su magari 3 catenelle per 1 centimetro. Quindi aumentiamo sempre di 1 centimetro. 0,3 è 22 centimetri, 3,6 sarà 23 centimetri, 6,9 sarà 24 centimetri e così via. Dovete aumentare sempre di 1 centimetro. Ovviamente per gli adulti sarà una misura diversa. Una volta che abbiamo aumentato a circa un paio d'anni, poi si farà la misura standard dell'altezza di una tabella. Io vado ad usare questa lana, vedete, che si vende in gomitoloni da mezzo chilo. Online ho visto pochi insomma che vendono questo marchio. Io l'ho comprato in un negozio e quindi chiaramente non vi so indicare online chi lo potesse vendere, ma comunque sono dei gomitoloni così grandi che ho visto che sono in vendita sia su filati 3 sfere e sia sulla Tessiland, quindi insomma potete tranquillamente trovarli là, anche perché la dimensione è molto simile. Come iniziamo il nostro tutorial? Allora, come vi dicevo, dobbiamo mettere su per la taglia 0,3 mesi 22 centimetri di catenelle, che nel mio caso sono 35 catenelle. Quindi voi dovete andare a mettere 22 centimetri. Se volete una taglia più grande, per ogni taglia aumentate di 2 centimetri. Fate sempre così. Come iniziamo il nostro lavoro? Beh, è molto semplice. È semplice perché questa sarà la lunghezza del nostro cappello, a cui poi vedete faremo un bordo, quindi questa sarà la lunghezza che noi andiamo ad allungare come vi ho spiegato. Iniziamo entrando in ogni punto, quindi in ogni punto della nostra catenella, in questa maniera qui. Io entro, vedete, all'interno del punto subito dopo, vediamo, non si vuole mettere a fuoco, e lavoro una maglia bassa in questa maniera. Entro in quello dopo e lavoro una maglia bassa in questa maniera. Entro praticamente, vedete, in ogni punto e lavoro delle semplici maglie basse. Quindi andate a lavorare tutte le vostre righe a maglia bassa fino ad arrivare alla fine della nostra riga. Una volta vedete che io sono arrivata alla fine della mia riga, quindi non c'è un multiplo per questa lavorazione, voi potete lavorare tranquillamente le catenelle in base alla vostra misura. Io giro semplicemente il lavoro, non faccio la catenella perché, come vi dico spesso, io favorisco le principianti. Quindi giro, vedete, il mio lavoro ed entro nel punto subito, vedete, vicino all'uncinetto, e lavoro il primo punto in questa maniera qui. Adesso andrò a lavorare i miei punti in coste. Che cosa significa? Invece di entrare in questa maniera qui, entrerò, vedete, così. Quindi vado a prendere l'anellino esterno e lavoro la maglia bassa in questa maniera. Quindi entrerò sempre, vedete, nel punto esterno, quindi al centro, e prendo la solina così, e in ogni punto farò questo. Quindi vado ad entrare sempre così, vedete, in ogni punto, invece che prendere entrambe le asole. Quindi vado a proseguire per tutta la riga in questa maniera fino ad arrivare alla fine della mia lavorazione. Quindi andate a proseguire fino alla fine.
Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, semplicemente entriamo. Allora, io l'ultimo punto prendo sempre 2 asole, questo perché mi facilita nell'individuazione dell'ultimo punto, però è chiaro che voi potete prendere entrambe le asole o solo una, come preferite. Giro di nuovo, vedete il lavoro, sempre senza fare la catenella nel mio caso, entro nel punto subito, in questa maniera qui, prendendo 2 asole, quindi solo nel primo e nell'ultimo prendiamo 2 asole. Adesso guardate, entro in ogni punto e vado a lavorare al centro. Stasera la telecamera fa i capricci, Entro al centro, prendo l'asola esterna e lavoro la mia maglia bassa. Entro, vedete, al centro di ogni punto e lavoro sempre la maglia bassa così. Quindi lavoriamo sempre delle righe di maglie basse in costa, quindi prendendo, vedete, la solina dietro. Vediamo se mi avvicino, se è lo stesso. Sì. Quindi entriamo, vedete, vi faccio vedere, così al centro prendiamo il nostro filo e lavoriamo il punto in coste così. Di nuovo, vedete, entro al centro così, prendo il filo, carico il filo e chiudo la maglia bassa. Adesso andiamo a proseguire per un tot di righe fino all'altezza che ci occorre per la nostra misura. Quindi io adesso vado a fare 50 righe, vi dirò la misura così voi vi regolate in base al filato. Sono arrivata, vedete, alla mia lunghezza, ho lavorato 50 righe, che in centimetri sono circa 29 centimetri. Ora, se noi dobbiamo aumentare la nostra misura, quindi la misura che vado a fare io è 0,3 mesi, non dovete fare altro che aumentare 2 righe per ogni misura. Quindi significa che 3-6 mesi faremo 52 righe, 6-9 mesi 54 righe, 9-12 mesi 56 righe. E la stessa cosa, come già vi ho spiegato, in altezza, quindi inizio con 22 catenelle, se devo fare una misura in più 24, ancora una misura in più 26, ancora una misura in più, altre 2 28. Quindi così aumentiamo il nostro cappello in base alla misura 0,3, 6, 9, 9, 12, 12, 18, 12, 18, 24 e così via, ok? Adesso io ho completato, vedete, le mie righe, io mi trovo qui, taglio il mio filo un po' abbondante, quindi tagliate il vostro filo abbondante e lasciate sfilare così, in questa maniera, il filo. Sovrapponiamo, vedete, in questa maniera, e con un ago ovviamente ci aiutiamo per fare la cucitura nei lati. Quindi io nei lati prendo il mio ago così e vado a cucire. Vado a cucire in maniera molto molto semplice, niente di complicato. Vedete, di fronte entro così e vado a cucire, quindi delle cuciture semplici con ago. In questo caso con la lana possiamo usare tranquillamente l'ago con la punta sottile, quindi quella che entra per cucire come usiamo per l'ago per il tessuto, e andiamo, vedete, così per ogni punto, e facciamo questo ovviamente fino alla fine. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto dove chiudo il cappello completamente, quindi passo ancora un'altra volta e chiudo, e poi entro all'interno a nascondere il filo. Ovviamente entriamo all'interno, nascondiamo il nostro filo e andiamo a tagliarlo in questa maniera qui. Adesso vedete, con il filo che io ho qui sul lago, quindi era un po' ancora largo, non faccio altro che entrare in questa maniera, guardate, in ogni punto così, vedete, entro in ogni riga in questa maniera qui. Fino ad arrivare praticamente dove abbiamo, vedete, iniziato qui. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo l'altro filo di inizio.
Quando arrivo, vedete, in questa maniera qui, io ho i 2 fili, non faccio altro che andare a tirare così per chiudere il mio cappello. Ovviamente qui andrò ad infilare poi i fili per il pompon, quindi chiudo così, guardate bene, vado a chiudere così, lascio però ancora un po' di filo perché poi andrò a chiudere ancora meglio il forellino che si è creato, quindi chiudo bene bene qui così, e questi 2 fili ancora non li tolgo, vedete? Quindi ecco che il cappello ha preso la sua forma. Qui ho, vedete, ancora questa lavorazione così, e adesso vado a fissare il pompon. Mi aiuto sempre ovviamente con l'ago, sempre con il nostro ago, lo andiamo a fissare all'interno così, quindi fisso, vedete, giusto al centro, mi aiuto, qui ho, e quindi entro da un lato e poi dall'altro lato ovviamente, quindi 1 e 2. Io realizzo i pompon con un attrezzo, nel box informazioni vi metto il link se volete acquistare l'attrezzino. Una volta vedete che ho fissato il pompon dentro, vado a fare un nudo. Allora io sono qui, guardate bene, sono qui, vediamo se ho tirato bene il mio filo, sì, e vado a fare, ho tirato un altro filo, perdonatemi, eccolo qui, adesso lo prendo. Una volta vedete che io ho tirato entrambi i fili, ovviamente vado a chiudere così e a fissare bene bene il pompon. Ovviamente possiamo fare anche con l'ago più giri per essere sicuri che l'abbiamo fissato. Una volta vedete che il nostro pompon è fissato, andiamo poi ovviamente, se vediamo che qualche punto fuoriesce, lo andiamo a sistemare, questo è normale. Adesso all'interno noi abbiamo ancora, vedete, i filini. Allora questi qua io faccio in questa maniera qui, non li lascio all'interno del cappello, ma li faccio fuoriuscire dall'altro lato, dopo che abbiamo deciso se vogliamo dare qualche altro punto. Li faccio uscire, vedete, da questo lato così, quindi dov'è il mio pompon, eccolo qui, arrivo, vedete, dove ho agganciato il pompon e semplicemente faccio così in modo che sembri faccia parte, vedete, del pompon, e facciamo la stessa cosa anche con l'altro. Per quanto riguarda invece la nostra fuoriuscita dei nostri fili del cappello, andiamo praticamente, faccio uscire anche questo e dopo lo sistemiamo come abbiamo fatto con l'altro. Ecco qua, lo facciamo uscire e dopo lo andiamo a sistemare così. Ecco fatto. Adesso guardate, con uno dei 2 fili lo andiamo ad infilare e andiamo a chiudere, vedete, bene bene il cappello, quindi questa parte superiore, vedete, la chiudiamo bene bene, in modo che anche il pompon abbia più consistenza e il punto non sia troppo largo. Quindi chiudiamo, guardate, proprio bene bene bene. Così sulla testa non darà neanche fastidio al nostro bimbo. Ok, guardate, la lana è morbida, quindi subito ci riesce questa lavorazione. Fatto questo, dove abbiamo, vedete, l'altro filo, io semplicemente vado a creare un nudo, doppio nudo così, e chiudo. E ovviamente poi andiamo a tagliare il nostro filo e a nascondere, lo taglio un po' meglio dopo. Qui vedete ho il mio pompon così, anche qui faccio come così, fa parte, vedete, della nostra cucitura. Nascondiamo ovviamente anche l'ultimo filo, che è quello, ed ecco qui
che abbiamo il nostro cappellino. Pieghiamo la parte in questa maniera qui e il nostro cappellino, vedete, è terminato. Molto molto carino, devo dire, veramente mi piace tanto. Spero che vi piaccia anche a voi. Andiamo a nascondere ovviamente tutti i fili di rimanenza. Potete realizzare questo cappellino veramente in tutte le misure, quindi vi ho dato le istruzioni anche per adulto se vi piace, quindi andate a fare il vostro progetto nei colori che preferite. Io vi saluto al prossimo tutorial.